Questi laghetti praticamente diciamo che sono le acque tra virgolette sorgive che formano questi laghetti, dove vengono gestiti a livello di biodiversità, perché ci sono animali molto particolari. A parte le libellule e le rane, ovviamente, ci sono degli animali che sono protetti, come i tritoni. Adesso attenzione a non cadere dentro, perché altrimenti ci facciamo il bagno, però da vedere da vicino può essere interessante. La piantina che vedete sopra, che ricopre la superficie, è la zolla, che tendenzialmente è invasiva. Camminate in mezzo, se no ci facciamo il bagno. E in questi laghetti appunto noi abbiamo diverse forme di vita, in particolare comunque le libellule, abbiamo le rane verdi, quelle normali, abbiamo diversi tipi di piante acquatiche e soprattutto in queste cose qua abbiamo i tritoni, che sono praticamente, come tutti voi ben sapete, anfibi estremamente delicati, che vivono in ambienti sani e tendenzialmente in acqua cilite. Questo infatti sono fatti poco. Sono difficili da vedere perché si nascondono, chiaramente sono piccolini, e noi abbiamo la fortuna di avere la riproduzione naturale di questi animaletti. E questo è un po' quello che ci possono offrire queste raccolte d'acqua, che se gestite bene in modo naturale possono attrarre diversi animali che purtroppo il loro ambiente viene spesso rovinato dalle nostre attività di esseri umani. Allora, usciamo da qua. Chiudiamo qui il recinto, perché l'anno scorso qualcuno è andato a finire dentro, ci ho fatto il bagno. È acqua pulita, però mi scarto poi dopo. Ma qual è il tritone crestato? Dovrebbe essere il tritone crestato, non vorrei dire stupidaggini. Salamandre niente? No, salamandra no. Salamandra ha bisogno di altri ingredienti. Salamandra, tu dici quella nera a puntini gialli, giusto? Salamandra. Ok, la salamandra quella lì, ha bisogno di ambienti freschi, umidi, e generalmente si vive in quegli ambienti, si riproduce in quegli ambienti che hanno acque non stagnanti o comunque estremamente pulite e in zone abbastanza montuose, quindi non dico nulla. Invece noi abbiamo la fortuna di avere questi tritoni, li abbiamo trovati persino in alcuni catini che abbiamo. Poi facciamo il giro di qua un po'. Ma quello nero con la pancia arancione, Quello è il tritone cinese. Crestato, no? Il crestato. Ah no, il crestato, è vero. Poi c'è anche quello cinese che viene venduto nei negozi, che non questi animali, ma mediamente per tutti i pesci che vedete in giro. Quindi è molto importante dargli fornirgli queste attenzioni, perché solo in questo modo abbiamo pesci longevi che non si ammalano, che non hanno problemi. Loro mangiano un po' di tutto, per cui oltre al cibo, preferibilmente per questi animali gli eteromorfi, cibo che vada sul fondo, perché cosa succede? Avendo un corpo compresso hanno le ansie intestinali, ne hanno di più rispetto a un pesce rosso normale. Cosa succede? Che può stagnare del cibo nell'intestino, quindi se noi abbiamo del cibo che galleggia, ingurgitano aria e quindi fa una specie di tappo e va ad infiammare i muscoli della vescica natatoria. Oltre ad avere l'intestino infiammato, infiamma anche i muscoli della vescica natatoria, il che significa che poi li trovate come delle palline che galleggiano. Ecco perché tendenzialmente, se vogliamo tenerli bene, dei pellet affondanti. Poi se avete zanzare, libellule, tutto quello che avete di insetto, date da mangiare, perché tra l'altro hanno anche una funzione di pulizia intestinale, in quanto tutti gli insetti, avendo un esoscheletro di non mi ricordo che proteina, adesso mi viene in mente, comunque è indigeribile, e per cui gli fanno un po' tipo l'insalata, quello che fa carnoso. Ecco, poi dopo loro mangiano volentieri piante acquatiche, se gli capita date di zucchine, piselli, cose così, anche se non sono la base della loro alimentazione. La base della loro alimentazione è costituita da cibi appositi. Nel caso che abbiamo in acquario, in esterno invece trovano spesso tutto quello di cui hanno bisogno. E di qua vediamo cosa c'è di bello. Cosa c'è di bello qua dentro? La zanzara è tutto spiano. Ottimo. Allora, le larve di zanzara, che non so se... Allora, queste qua piccoline che vedete... zanzare no, non devono diventare zanzare. Allora, queste che vedete piccoline che nuotano sono larve e pupe di zanzara. Allora, è il migliore cibo che abbiamo per i pesci, perché sono altamente proteiche, per cui se noi abbiamo una sinozza
e riusciamo a farle porre le zanzare, far crescere le larvette senza farle schiudere, perché sennò poi dobbiamo mettere la macchinetta vape H24, sono il migliore cibo possibile per i nostri pesci, così come il chiro novo, soprattutto in fase di riproduzione, perché riusciamo a fornire quelle proteine necessarie soprattutto alle femmine per produrre le uova. Quindi è importante questo senso qua. Questa è una libellula che finché lui della mangrovia produce, e le possiamo trovare sia in negozio sia quelle qua nella casetta dove abbiamo gli altri pesciolini. Poi sono i tritoni. Se siamo fortunati, hanno deposto i tritoni. Ma veramente qua? Sì, Qua sì. hanno deposto? Qualche settimana fa. Sì? Ma il tricolare non rompo le balle? No, che sì, sono abbastanza grandi. Ci sono delle larvette di tritoni. Sì. Ma pensa te. Vabbè. Lo so, immagino qua in mezzo. Comunque niente, abbiamo anche queste cose importanti che danno una conformazione proprio di, cioè a tutta la tenuta, danno anche questa, diciamo, questa importanza a livello di gestione delle biodiversità, soprattutto quelle che sono più vulnerabili come i tritoni e la raganella verde, perché di là siamo, che poi vedremo, siamo pieni di girini di raganella verde, che sono animaletti meravigliosi. Allora adesso andiamo invece in un posto a vedere come riproduciamo e come facciamo una fine d'acqua. Attenzione che qua c'è un caldo incredibile. Qua abbiamo tutti i d'acqua, ok? E anzi, ho anche un po' da mangiare. Questi sono i mop dove loro depositano le uova. Cosa hanno di bello i Medaka? Che le femmine si trasportano le ovette sotto la pinna anale e poi le depositano dove secondo loro è più comodo, in questi robini qua praticamente. E quindi sono pesci estremamente resistenti, non hanno grosse problematiche a livello di sopravvivenza, tant'è vero che li abbiamo anche in queste acquettine abbastanza e apparentemente poco curate, ma con le microalghe e con tutto quello che c'è dentro loro hanno una possibilità di nutrimento H24. Ecco perché crescono relativamente veloci. Vedete qua tutto pesce bello. Quelli in negozio arrivano tutti da questi massoni che abbiamo. Adesso cerco di farla svelta perché sennò c'è un caldo fotonico. Qua sono veramente pesci incredibili, hanno una capacità di sopravvivenza pazzesca. Li ho trovati in giro in un dito d'acqua che era a 80 gradi, però hanno questa formidabile Ma quanti avannotti che ci sono capacità qua? di sopravvivere. Ce ne E sono ne abbiamo un po' una marea. dappertutto. Poi è pienissimo di avannotti. Sì. È proprio pieno di... Una domanda, Prego. ce ne sono di dimensioni molto diverse, Sì. quindi non sono tutti fratelli. Tendenzialmente no. Comunque hanno anche la prerogativa spesso di non divorare i propri piccoli, che sono proprio piccoli quando nascono. Ah, eccolo qua, guardate questo qua che è piccolino. Guardate quanti esserini ci sono qua dentro. Di pari grandezza anche. Di varie grandezze, ma proprio appunto per qua. Qua invece ci sono i macropodus, anche loro spesso coi piccoli. Vediamo un po'. Non vedo neanche se ci Sono sono. bellissimi anche i macropodus. Sì. I macropodus che avete visto prima, nella struttura ci sono i betta, sono tutti stati allevati qui dentro. Questi sono, tra virgolette, ambienti seminaturali, no? Dove, tra l'altro, accanto a tutta una serie di microalghe, vegetazione che cresce, spesso cadono dentro insetti, ed è proprio questo fattore che rende queste acque, per quanto a noi possono sembrare, tra virgolette, non pulite, invece ideali per la vita dei nostri pesci. Un po' di pappina, tutti quanti, questo qua, non li vedo. Che belli albini. Guardate qua dentro quanti piccolini ci sono. Aspetta che do anche Mamma questi. Purtroppo qua fa caldo e quindi... Spettacolare. No. Un po' d'aria. Fa morire. Da Serra 2 invece abbiamo... Allora, nella Serra 2... È interessante il fatto che in quell'acqua che veramente apparentemente sembra
Il mio è... Sembra tutto da cambiare. Lo so, allora, allora, il concetto è che quelle acque lì sono dei microecosistemi, ma vanno bene per quel tipo di pesci. Cioè, se noi mettiamo altri tipi di pesci in queste stesse acque, non andrà mai bene. Anche perché dire pesce come dire mammifero. Abbiamo il topo ragno e la balena terrazzurra, che proprio sono distanti miliardi di anni luce, e lo stesso pesce. Un medaca non ha le stesse esigenze di un ramirez, non ha le stesse esigenze di un vetto, non ha le stesse esigenze di un inotropis. Inotropis, per esempio, sono pesci nordamericani reofili che vivono in acque correnti ad alto tasso di ossigeno, se mettiamo dentro durano come un gatto di tangenziale. Quindi bisogna sapere. Certo è che i medaca hanno una resistenza, una capacità di sopravvivere in condizioni avverse che pochi pesci hanno. Forse solo i kibitis dell'Africa, quando asciuga l'acqua e mettono delle uova che resistono nella terra umida, possono competere con la loro resistenza. Allora, facciamo un giro velocemente per non morire qui dentro. Qua è dove produciamo le nostre piante, le piante della mandorlia. Fatto sempre come se fosse tutto mio, ma non è mio. Allora, cosa succede? Noi qua le coltiviamo in emerso li coltiviamo tutte in emerso, ecco perché a volte arrivano, se si acquistano le piante alla mandorlia, diverse rispetto a quello che vediamo, perché le coltiviamo in emerso per il semplice motivo che la foglia della pianta acquatica emersa si adatta poi alla vita sommersa, viceversa non è possibile. Quindi non sarebbe mai possibile, per esempio, che una pianta che cresce tipo una rotola qualunque, crescendo sommersa, poi ha meno resistenza rispetto alle foglie emerse. Ed ecco perché noi le coltiviamo con un dito d'acqua e che possano uscire dall'acqua, perché in questo modo qua primo hanno accesso a più luce e all'anidride carbonica presente in aria, che è sempre quella presente in acqua, e sono anche più facilmente trasportabili, risentono di meno degli altri. Chiaramente piante tipo ceratofilo non possiamo fare questo perché tendenzialmente il 90% dei casi sono piante sommerse, però questo è il motivo per cui noi le teniamo con pochissima acqua, proprio per facilitare anche le spedizioni. Poi c'è qualche moschina che gira, però non ci interessa, non ci mangia. Poi, allora, Capito? domande? Niente. Tutto chiaro? Sono stato bravo allora. Nella terra 3, entrando da questa parte perché là ci sono c'è un po' d'acquetta, da questa parte abbiamo diversi pesci che appartengono alla famiglia dei ciprinodonchidi, tipo Aphanius e tipo, adesso non mi ricordo il nome perché me l'ha segnato Mario, ma siccome purtroppo non mi ricordo tutto, me lo vado a vedere giusto per curiosità. Allora, malapena. questi che vedete qua, queste robe, non è l'uncinetto della nonna, ok? Loro qua fanno le uova, rimangono attaccate, facciamo altro che spostare questi strumenti che sono le calzate della nonna, usate anche, e piene di uova, le spostiamo dove non ci sono gli adulti e quindi consentiamo ai piccoli delle specie che alleviamo di schiudersi in tutta tranquillità. In particolare qua abbiamo, vi ho insegnato che mi ricordo, Spettacolo. dov'è? È un maschio. Ecco, abbiamo gli Aphanius, i Cyprinodon, e poi da questa parte abbiamo qua, vediamo quanto riusciamo a fare. Vabbè, oltre ad altre piante coltivate nello stesso modo in cui si diceva in precedenza, tranne ovviamente le ninfee perché devono fare tutto, abbiamo anche dei microelotroppi sterodomici, non dormo un po', no? Allora, questi sono pesciolini nordamericani che sono di nostra produzione, più che nostra, mia produzione. Sono quelli che sono dentro? E diciamo che sì, questi sono più grandi, questi hanno un anno circa, sono nati ad aprile maggio dell'anno scorso. Non si vedono perché hanno paura, siccome non sono scemi, dicono questi qua chi sono? Ci vuoi mangiare? Stiamo seduti. Però allora dovrebbero venire fuori, insomma si dovrebbero vedere appena vedono un po' di pappa. Qua ci sono pesci rossi, questo è un piccolino di pesci rosso di Oranda, il cosino lì grigio, qua ci sono dei e in queste tinozze apparentemente poco pulite i pesciolini invece trovano gli ambienti ideali proprio perché essendo in esterno
oltre ad avere la luce del sole che produce una serie di alghe altamente vitaminiche, perché con la luce del sole le alghe si sviluppano in queste tinozze, cioè acquisiscono comunque degli elementi che per esempio in acquario non hanno. Il nostro sole è il catalizzatore di tutta la vita sulla Terra, lo sappiamo benissimo. E qua possiamo vedere dei trecode piccolini che da piccoli sono grigi, iniziano a prendere il colore dopo i 6 mesi, i pesci rossi, ok? Un po' di pappa, loro col cavolo che vengono fuori e invece questi qua. Che temperatura hanno queste tinozze? Io dico su. E saranno, io penso che siano intorno ai 20 gradi, 18-20, sì, no 20. D'inverno stanno fuori. Sono tutti pesci che svernano questi qua, a parte i guppi che sono là dentro, che li mettiamo fuori, no, là dentro, no, quando stanno su di là, perdonate. A parte i guppi chiaramente li ritiriamo dentro in ottobre-novembre, perché chiaramente in esterno qua praticamente hanno da mangiare H24, ecco perché in esterno si riescono a ottenere i risultati migliori nell'allevamento rispetto a tenerli in acquario. Allora, domande? Tutto chiaro? Ah, non vi siete mai chiesti? Vi siete chiesti perché mettiamo queste reti? Anche Grandine. Libellule? le libelle sono un grave danno per noi purtroppo, perché le loro larve sono pericolose e sono davvero spesso sono devastanti, soprattutto per i pesciolini, per i pesci piccoli intorno fra il mezzo centimetro e i 2 centimetri, perché possono essere predati e quindi noi siamo costretti ad eliminarle quando entrano nei nostri vivai, sia gli adulti sia le larve. Le larve comunque vengono utilizzate come cibo vivo, per esempio per pesci carnivori come gli Eniacanthus, che sono pesci particolari, sono nordamericani, molto simili ai gobbetti ma molto più belli. I maschi di riproduzione diventano neri pieni di puntini azzurri e sono stupendi. Allora facciamo un altro giro nella serra 4 dove abbiamo tante belle nippie. Qua dentro abbiamo, non lo so perché è verde, e poi qui abbiamo tutte le nippie, qua abbiamo, deve essere qualcuno che non vedo perché c'è un modo, mi è già spiegato cosa servono questi filamenti di lanetta per raccogliere le uova. Qua ci sono sempre degli Aphanius, pesci molto particolari e anche molto resistenti che chiaramente svernano. Vediamo un po'. Eccoli qua. Bellissimi gli Eccoli, Aphanius. eccoli. Chiarissimi. Il bagno. Qua abbiamo le caridine, vediamo se si vedono, dovrebbero esserci le caridine qua, solo che non le vedo. Ecco, sono in basso, si vedono malissimo. Oh, ci sono tanti di Aphanius. Sì, Porca tante miseria. specie diverse. Spettacolari. Anche loro. E qua teniamo le ninfee che poi dopo portiamo in vendita, così come i pesciolini che vengono prodotti attraverso questi riproduttori. Qua invece abbiamo, attenzione perché c'è un po' di acqua, qua abbiamo guppi, alcune varietà selezionate che chiaramente in queste acquette qua trovano il loro ambiente naturale, quindi non esiste meglio di queste acquette che per crescere i nostri bellissimi guppi. Hanno cibo H24, hanno una crescita molto più rapida, hanno le alghe che vengono dal sole e con tutti gli insettini che cadono dentro chiaramente di pappa, esatto. Attenzione, non fatevi male, facciamo un giro dall'altra parte, direi di scena. Spesso estremamente diverse da quelle che vediamo in superficie, che sembrano addirittura altre piante. Infatti intanto qualcuno manda le email, ma è una pianta che è ordinata, ma è la parte emersa per forza. Allora, entriamo qua dentro. Allora, intanto vi faccio entrare. Prego. Nella prima vaschetta l'avevamo preparata per degli avanotti di pesce rosso, in compenso siamo pieni di larvette di zanzara che utilizzeremo per dar da mangiare ai nostri pesci chiaramente, e quindi è stata preparata per essere poi popolata con i piccoli, soprattutto di questa specie qua particolare che siamo Bristol Shoebunky. Abbiamo messo queste spazzole che riproducono un po' le zone di deposizione. Noi facciamo una bella cosa: quando ci accorgiamo che hanno fatto le uova, le tiriamo fuori, le mettiamo a schiudere da un'altra parte in modo che i piccolini possano essere protetti dai genitori. Purtroppo abbiamo solo 3 soggetti, non è il massimo per i pesci rossi perché essendo animali che vivono in grossi branchi, per deporre necessiterebbero di essere numerosi, in genere un numero più alto di maschi rispetto alle femmine.
Poi, cosa abbiamo di bello? Di qua abbiamo, come dovremmo avere, i waki, che sono dei specie, che sono dei pesci rossi particolari perché hanno un corpo, diciamo, da pesce omeomorfo, il pesce rosso classico, ma un trilobato, quindi una via di mezzo fra gli orifiamma e i pesci rossi quelli classici. Adesso diamo un po' di pappa così vediamo se vengono fuori. Ecco qua. Molto bello. Sono molto belli. Allora, questi si riproducono sistematicamente anche perché abbiamo una ventina di soggetti. Quella lì in alto che vedete sicuramente è una femmina e ci danno un ottimo numero di uova che poi mettiamo a schiudere dall'altra parte e vi faccio vedere dopo. Anche loro hanno sempre cibo a disposizione, insetti, robe varie, e noi diamo cibo così, giusto per capire, anche per vedere da vicino se ci sono eventuali patologie, se stanno bene, se non hanno grossi problemi. Tendenzialmente in esterno i pesci rossi vanno nutriti una volta al giorno, ma soprattutto per fare in modo che abbiano fiducia nei nostri confronti, perché dobbiamo sempre magari guardare se hanno qualcosa che non va, magari può scaturire un'infezione, ci può essere qualche pesce che non sta bene. In questo modo qua riusciamo a dare un'occhiata. Vediamo se mangia dalle mani. No. Se no non si vedrebbe più niente. Eccoci qua. E poi, avendo questa cosa, qui dentro non so cosa c'è, è stata preparata, non mi ricordo per che cosa. Avendo quei pesci lì, poi il risultato è questo qua. Questi sono loro da piccoli. Come vedete sono tutti piccolini, grigi, trilobati, e assumeranno il colore fra circa a mesetto, adesso più o meno fra 5-6 mesi dovrebbero iniziare a colorarsi come i loro genitori. Quindi cerchiamo di essere autosufficienti in questo senso, dare animali comunque di qualità perché crescono qua alla mangrovia, e quindi assicurare anche ai clienti di avere sempre soggetti con un discorso sanitario estremamente oculato, attento, e a eventuali Invece sono problematiche noi cerchiamo sempre di trattarli come se fossero nostri, e quindi questo è il risultato. Poi da questa parte invece là abbiamo i Pimelodes, che sono dei pesciolini gialli che non riusciremo a vedere perché il tratto si spaventa. Vediamo se spostando questo, ma non credo. Sono piccolini, gialli, velocissimi, quindi da vedere è un bel problema. Vediamo se per caso prendo un po' di pappa, però non credo. Sono sempre d'esterno anche questi? Sì, tutti pesci d'esterno in verdi. Di Melodes. Sono pesci gialli, sembrano delle alborelle ma gialle limone. E purtroppo non si vedono, vediamo se si vede qualcosa in giro. Troppo l'acqua non ci dà questa gioia. Qui dentro invece abbiamo degli... No, sbagliato, scusate, ho detto una stronzata. Qua ci dovrebbe essere degli Eniacanthus qua, che sono quelli che ho detto prima, tipo i persicisole che diventano neri con i pallini azzurri, ecco perché non si vedono, mentre i Pimelodes sono questi qua. Vedete che purtroppo l'età fa brutti scherzi, e quindi ho detto... Ma ci sono tantissimi. Questi sono pesciolini che vivono in esterno, sono pacifici, sono tutti nati qua, i piccolini che vedete, e da uno stock iniziale di una decina di adulti che potete vedere sul fondo. Ci sono tutti questi piccolini che chiaramente sono nati qua da noi e che andranno poi... Ma sono piccoli come adulti. Adesso crescono, quelli, guarda, vieni a vedere, sotto sono i Sì, si vedono da qua. Sono delle belle bestie. Sono belle bestie. se sono soggetti che arrivano sui 10 centimetri circa. Interessanti. E sono anche loro pesci che possono svernare, quindi chi ha laghetti e roba di questo genere può ovviamente prenderli, e vivono, eccoli qua. È un bello spettacolo. Adesso mano a mano prendiamo confidenza. Opla, eccoli qua. Se stiamo fermi ne vengono fuori tutti. Bea, ci sei? Sì. Ah, ok. E quindi non mangiano i piccoli, per niente. Qualcuno lo mangeranno quando sono appena nati, però... C'è detto centinaia qua. Vieni a fare... Sono belli interessanti. Questi? Questo è bello, questo è vero. Questo è bello. Pimelode,
Pimelodes, giusto? Melodes, sì. E poi il genere non me lo ricordo. Vabbè. Molto belli. Leggo un attimo qua la scheda che mi ha fatto Mario, perché io non me lo ricordo mai il nome di questi qua. Ed eventualmente tenere un acquario, che vasca andrebbe per un gruppetto? Allora, questi pesci qua, ma allora, visto che vivono in gruppo, io direi almeno un centinaio di litri, perché almeno 100 litri, perché comunque sono pesci Vabbè, dai. cioè, comunque nuotano. Cioè, se vuoi dargli un 200 litri, meglio. Meglio, essendo pesci che amano anche la corrente, meglio anche una bella pompa. Ok. Ok? Si chiamano... dov'è? No, Pimepales. Pimepales. Sì. Vabbè, insomma. Interessanti questi. E dove sono originari di che zona? Sai che non lo so questi dove sono, credo che siano asiatici, non vorrei dire stupidaggini. Molto belli. Non me lo ricordo. Davvero interessanti. Sì, sono proprio carini. Guarda che spettacolo. Allora, qua purtroppo ci sono le alghe verdi che ostacolano un po'. Ma io quando ho fatto il cambio dell'acqua qua, c'era l'acqua chiarissima e sono veramente molto molto belli. Poi il fatto che vivano in gruppo, soprattutto i piccolini, formino dei risciami belli densi, fanno un bel effetto nei laghetti, no? E anche loro, chiaramente, le larve di zanzara, se metto dentro 100, tipo 5 minuti non c'è più nessuno. Qua invece abbiamo i bellissimi Inotrapis lutrensis. Attenzione, attenzione che c'è una sorpresa, perché anche qua facciamo attenzione, perché qua dentro dovremmo avere degli avanotti che però non vedo perché sono estremamente piccolini. Vediamo un pochino se muovendo qualcosa viene fuori. No, non vengono fuori e sono veramente microscopici. I lutrensis sono bellissimi. Questi si chiamano Inotrapis lutrensis con la nuova revisione tassonomica Cyprinella lutrensis. Qui piccolini, non li... eccoli qua. Ma sono microscopici, proprio non si vede. No, ce n'è uno proprio che non si vede. Ok, attenzione, siete pronti qua? Ah, sono bellissimi. Attenzione che adesso facciamo ribollire l'acqua. Vediamo un po'. Intanto prendo questo. Qua ce n'è un altro. Sempre che anche lui è saltato fuori? Mamma quanti ce ne sono. Sì. I maschi sono coloratissimi. Sì, sono belli, tanto Tra l'altro quell'azzurro sono anche facili da arancione sono riprodurre. bellissimi. Esatto. Sì. Questa è tutta produzione mangrovia, sono tutti nati qua. Adesso qua dentro abbiamo tutti i piccolini che stanno crescendo, purtroppo non si vedono perché sono veramente piccoli. Sì, guarda, si vedono. Ah sì, Controluce. Sono da questa parte qua. Contro il bianco li vedi. Sì, contro il bianco li vedi. Sono un paio di millimetri neanche. Le daffne. Belli. Esatto. Questo è sempre per le uova. No, era una nassa perché catturare. per quando noi facciamo i cambi d'acqua noi utilizziamo l'aspiratore, però ci fanno anche le uova qua dentro onestamente. Dovremmo toglierlo. Questo dopo bisogna verificare se ci sono le uova dentro. E niente, adesso ho preso confidenza, quindi siamo diventati tutti Sono amici. tanti, fi. Tantissimi. Via. Anche loro nordamericani. I maschi sono quelli colorati, le femmine sono grigie. Devo comprare tutto qua. Allora, io li ho avuti questi qua, sono Sì. davvero spettacolari. Sì, quando vanno Ma in li hai riprodotti? produzione... No. Diciamo che mi è saltata la corrente per un giorno. Sono morti. Sì, mi sono trovato la mattina tutti secchiti. Che sfiga, mannaggia. Tutto il banco di 15 che avevo. Allora, loro fanno le uova in specie di tane, infatti noi generalmente come sostrato di deposizione usiamo i sottovasi, li pucciamo in acqua e poi li ritroviamo coperti di uova. Spesso depongono qua intorno qua, e a volte purtroppo certe situazioni fanno i salti e quindi non è... sono un po' capricciosi. Ok, poi attenzione, dietro devo fare il bagno. Mauri, Eh! se acceleri un attimo c'è la raganella. Ah, oh, venite a vedere la raganella, dai! No, troppo bella. Ma che c'erano 3 lutrensis poverini che Perché... hanno fatto il salto della... Allora, non la trovi più. No, di qua si entra, di qua.
Allora, se entrate e andate da Mario, riuscite a vedere la L'ha raganella. trovata Michiel. Ne ha trovate 3, ne ha trovate. Ma spettacolo. Poi vi faccio vedere i loro giri. Eccola lì. Ma dale! Fantastico. E con quest'ultimo videoclip abbiamo finito l'intero tour che Maurizio ha effettuato durante l'Italian Beta Show del 2026, il 13 e il 14 giugno 2026 naturalmente. E con questo ragazzi siamo arrivati alla fine del video. Se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdere gli altri aggiornamenti. Tutto ciò serve per aiutare a noi a crescere come pagina e a portare sempre nuovi contenuti. Quindi ragazzi, al prossimo video, ciao!